Mi chiamo Lucia. Vivo con mio marito, John, e nostro figlio, Michael. John e io siamo sposati da 10 anni. Siamo felici, o almeno lo eravamo. Abbiamo una buona vita, una casa e un piccolo giardino. John lavora molto. È un buon padre e un buon marito. 6 mesi fa abbiamo assunto Alex. Alex lavora per noi. Pulisce la casa, si prende cura del giardino e aiuta con Michael. È tranquillo e gentile. Sorride sempre. All'inizio non pensavo molto a lui. Era solo una persona che aiutava la nostra famiglia. Una sera tornai a casa tardi dal lavoro. John non era ancora a casa. Era ancora al lavoro. Michael dormiva già. Alex era seduto in cucina e leggeva un libro. Mi sedetti con lui e iniziammo a parlare. Mi raccontò della sua vita. Viene da un'altra città. È venuto qui per trovare lavoro. Non ha famiglia qui e vive da solo. Parlammo a lungo quella notte. Dopo di allora le cose iniziarono a cambiare. Una notte John partì per un viaggio di lavoro. Sarebbe stato via per 3 giorni. C'eravamo solo io, Michael e Alex. La prima sera cenammo insieme. Dopo che Michael andò a dormire, mi sedetti di nuovo con Alex. Parlammo come prima, ridavamo. Mi faceva sentire felice e mi piaceva stare con lui. Poi successe qualcosa. Lo baciai. Fu solo un piccolo bacio, ma sembrò molto grande. Mi tirai indietro e gli dissi che era stato un errore. Lui non disse nulla. Mi guardò soltanto. Quella notte non riuscii a dormire. Mi sentivo terribile. Pensavo continuamente a John. Che cosa avevo fatto? Amavo John. Lo amavo ancora. Ma qualcosa era cambiato. Avevo baciato Alex e non potevo annullarlo. Mi dissi che non sarebbe mai più successo. Promisi a me stessa che era stato solo un errore. Ma pochi giorni dopo successe di nuovo. John era ancora via. Ero sola con Alex. Questa volta il bacio durò più a lungo. Non era più piccolo. Sembrava reale e non lo fermai. Ora non sapevo cosa fare. Avevo paura. Avevo un segreto ed era pesante. Non volevo dirlo a John. Si sarebbe arrabbiato molto. Forse non mi avrebbe mai perdonata. Ma non sapevo nemmeno come fermare ciò che stava accadendo con Alex. Ogni volta che lo vedevo, sentivo qualcosa di forte dentro di me, come un fuoco che non riuscivo a controllare. I giorni passarono e tutto sembrava normale. John non sapeva nulla. Tornò dal suo viaggio e la vita continuò come prima. Preparavo la cena, guardavamo la televisione, giocavamo con Michael. Da fuori sembravamo una famiglia felice. Ma dentro di me mi sentivo diversa. Stavo nascondendo un segreto e mi pesava molto. Non potevo dirlo a nessuno.
Alex continuava a lavorare per noi. Era gentile con Michael e sempre rispettoso con John. Quando eravamo tutti insieme, tutto sembrava andare bene, ma quando John non c'era, le cose erano diverse. Alex e io ci guardavamo. Non parlavamo di quello che era successo, ma non ce n'era bisogno, lo sapevamo entrambi. Mi sentivo in colpa tutto il tempo. Quando baciavo John, pensavo ad Alex. Quando ero con Michael, pensavo al segreto. Restava sempre nella mia mente, diventando ogni giorno più grande. Di notte non riuscivo a dormire. Restavo sveglia pensando al mio errore. Molte volte pensai di dire tutto a John. Volevo dirglielo, ma avevo paura. Che cosa avrebbe detto? Che cosa avrebbe fatto? Non volevo perderlo. Non volevo fargli del male. Ma nel profondo sapevo che lo avevo già ferito, anche se lui non lo sapeva. Una notte ero sdraiata nel letto accanto a John. Lui dormiva. Lo guardai e mi sentii molto triste. Si fidava di me, mi amava, e io avevo tradito quella fiducia. Volevo piangere, ma non lo feci. Rimasi in silenzio, pensando a quello che avevo fatto. Qualche settimana dopo, qualcosa cambiò. Scoprì che anche John mi stava nascondendo qualcosa. Vedeva un'altra persona. Non sapevo chi fosse, ma sapevo che si incontravano in segreto. Vidi dei messaggi sul suo telefono. Erano di una donna. All'inizio mi sentii arrabbiata. Come poteva farmi questo? Ero sua moglie. Ma poi capii qualcosa di doloroso. Avevo fatto la stessa cosa, non ero migliore di lui. Ora tutto sembrava più complicato. Entrambi vivevamo con dei segreti, entrambi mentivamo, non sapevo cosa fare. Dovevo dirgli di Alex? Dovevo chiedergli della donna? O dovevamo restare entrambi in silenzio e fingere che andasse tutto bene? Una notte presi una decisione. Non potevo più vivere così. Non potevo continuare a portare quel segreto. Era troppo pesante. Dovevo dire a John la verità, anche se gli avrebbe fatto male, anche se il nostro matrimonio fosse finito. Non potevo più mentire. Dopo cena mi sedetti con lui. Michael dormiva. Alex era tornato a casa per la notte. Guardai John e feci un respiro profondo. «John, devo dirti una cosa», dissi. La mia voce tremava. Lui mi guardò, confuso. «Che cosa?» chiese. «Sto vedendo qualcuno», dissi. Non riuscivo a guardarlo negli occhi. Ci fu silenzio, poi parlò. «Chi?» Gli raccontai tutto. Gli parlai di Alex, del bacio, delle notti in cui lui era via. Gli dissi che mi dispiaceva. Gli dissi che lo amavo. Piansi e aspettai la sua risposta. John non parlò subito. Rimase seduto lì a guardarmi. Avevo paura. Pensavo che potesse andarsene o urlare, ma non lo fece. Alla fine disse: «Anche io sto vedendo qualcuno. Ora toccava a me restare in silenzio. Non sapevo cosa dire».
è iniziato qualche mese fa, disse. Non l'ho pianificato, ma è successo. Mi dispiace. Restammo seduti lì, senza sapere cosa fare. Entrambi avevamo commesso degli errori, ci eravamo fatti male a vicenda, ma ora non c'erano più segreti. Decidemmo di parlare davvero. Parlammo del nostro matrimonio, dei nostri errori e di ciò che volevamo. Non fu facile, ma eravamo d'accordo su una cosa. Ci amavamo ancora. Non volevamo finire il nostro matrimonio, volevamo sistemarlo. Il giorno dopo facemmo dei cambiamenti. Licenziammo Alex. Fu difficile, ma era la scelta giusta. Decidemmo anche di andare in terapia di coppia. Sapevamo che ci sarebbe voluto tempo, ma volevamo provarci. Passarono i mesi e le cose lentamente migliorarono. John e io lavorammo sul nostro matrimonio. Passavamo più tempo insieme. Parlavamo di più, cercammo di essere onesti. Non era perfetto, ma era meglio. Dopo che Alex se ne andò, la casa sembrava strana, era molto silenziosa. Michael sentiva la sua mancanza. Chiese dove fosse Alex. Gli dissi che Alex aveva trovato un altro lavoro. Non era del tutto una bugia, ma non era tutta la verità. Tenere la verità nascosta a mio figlio fu la parte più difficile. John e io andavamo in terapia una volta a settimana. All'inizio era difficile. Dovevamo parlare dei nostri errori, dei nostri sentimenti e del perché avevamo fatto ciò che avevamo fatto. Il consulente faceva domande che mi facevano riflettere profondamente. «Perché hai baciato Alex?» chiese il consulente. All'inizio non sapevo come rispondere. Amavo John, ma avevo comunque baciato Alex. Perché? Dissi che mi sentivo sola. John lavorava sempre, era sempre occupato. Sembrava che vivessimo vite separate. Alex mi faceva sentire vista, mi faceva sentire importante. John sembrava ferito, ma era la verità. Era qualcosa che entrambi avevamo bisogno di sentire. La fiducia è difficile da ricostruire. Dopo aver detto a John di Alex, non si fidava più di me come prima. Non lo diceva, ma lo sentivo. Se tornavo a casa tardi, faceva domande. Se usavo il telefono, mi osservava attentamente. Non potevo biasimarlo. Nemmeno io mi fidavo completamente di lui, non dopo aver scoperto dell'altra donna. La consulente ci disse che la fiducia ha bisogno di tempo, disse che dovevamo essere pazienti. Io volevo che tutto tornasse normale subito, ma sapevo che non sarebbe successo in fretta. Ogni giorno cercavo di mostrare a John che mi dispiaceva, che lo amavo e che volevo sistemare il nostro matrimonio. Anche John ci provava. Cominciò a tornare a casa prima dal lavoro. Mangiavamo più spesso insieme come famiglia. Nei fine settimana passavamo del tempo insieme. Andavamo al parco con Michael, guardavamo film a casa e facevamo piccole cose insieme come famiglia.
Non era facile, ma ci stavamo provando. Una sera chiesi a John della donna che stava frequentando. Non glielo avevo chiesto prima perché avevo paura della risposta, ma avevo bisogno di saperlo. Glielo chiesi dopo che Michael andò a dormire. John sembrava a disagio, non voleva parlarne, ma io avevo bisogno della verità. Si chiama Lisa, disse. Lavora nel mio ufficio. Sentire il suo nome mi fece male al petto. Una parte di me non voleva sentire altro, ma dovevo chiedere. La vedi ancora? Chiesi. No, disse John rapidamente. È finita prima che tu mi parlassi di Alex. Questo mi fece sentire un po' meglio, ma faceva ancora male. John aveva visto un'altra persona mentre io ero a casa con Michael, pensando che andasse tutto bene. Non sembrava giusto, ma avevo fatto la stessa cosa. Restammo in silenzio per un po'. Poi John parlò. Mi dispiace, Lucia. Ho fatto un errore. Ti amo. Non voglio perderti. Ti amo anch'io, dissi, e lo intendevo davvero. Passarono i mesi e le cose migliorarono lentamente. John e io cominciammo a fidarci di nuovo l'uno dell'altra. Parlavamo di più, passavamo più tempo insieme e promettemmo di non nascondere più nulla. Facemmo nuove regole. Se qualcosa ci dava fastidio, dovevamo parlarne subito. Niente più segreti, niente più bugie. All'inizio fu difficile, ma aiutò. Anche Michael era più felice. Smise di chiedere di Alex. Era semplicemente felice di avere entrambi i genitori con lui. Giocavamo, andavamo allo zoo e ridevamo insieme come famiglia. Era bello stare di nuovo insieme. C'erano ancora giorni difficili. A volte pensavo ad Alex e mi sentivo in colpa. A volte mi chiedevo se John pensasse a Lisa, ma non lasciavamo che quei pensieri restassero. Ci concentravamo sul futuro. Un anno dopo, John e io facemmo un viaggio insieme, solo noi due. Michael rimase da mia sorella. Andammo in una piccola città di mare per il fine settimana. Era la prima volta da molto tempo che stavamo soli insieme. Il viaggio ci aiutò, camminavamo sulla spiaggia, cenavamo in bei ristoranti e parlavamo del nostro futuro. Entrambi eravamo d'accordo sul fatto che volevamo restare insieme e lavorare sul nostro matrimonio. L'ultima sera John mi sorprese. Tirò fuori una piccola scatola. Dentro c'era una nuova fede nuziale. Voglio che ricominciamo da capo, disse. Un nuovo anello per un nuovo inizio. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Non me lo aspettavo. Pensai a tutto quello che avevamo passato, il dolore, gli errori, ma ora avevamo una possibilità di ricominciare. Ti amo, John, dissi. Ti amo anch'io, Lucia, rispose. Lasciammo il passato alle spalle e ci concentrammo sul futuro. Non fu facile, ma ne valse la pena. Ora John e io
siamo più uniti che mai. Abbiamo imparato dai nostri errori e ci hanno resi più forti. Il nostro matrimonio non è perfetto, ma è vero. Ci fidiamo l'uno dell'altra, parliamo apertamente, non teniamo più segreti. Michael cresce in fretta, è felice e ama passare il tempo con noi. Non ricorda molto di Alex e ne sono felice. Voglio che cresca in una casa piena di amore e onestà. A volte penso al passato, ma non ci resto. Ora abbiamo una nuova vita, una vita migliore, e ne sono grata. John e io andiamo ancora in terapia ogni tanto per mantenere forte il nostro rapporto. Abbiamo imparato che il matrimonio richiede impegno ogni giorno. Non è sempre facile, ma ne vale la pena. Guardando indietro, vedo quanto siamo stati vicini a perdere tutto. Il nostro matrimonio avrebbe potuto finire a causa dei segreti. Invece abbiamo scelto di aggiustarlo. Abbiamo scelto di andare avanti. Non sono orgogliosa di ciò che ho fatto con Alex. John non è orgoglioso di ciò che ha fatto con Lisa. Ma abbiamo imparato e siamo diventati più forti. La vita è piena di sfide, il matrimonio è una delle più difficili, ma se ami davvero qualcuno puoi superare qualsiasi cosa. John e io ne siamo la prova. Ora la nostra casa è piena di amore e risate. Non siamo perfetti, ma siamo veri. Ed è questo che conta. Se ti è piaciuta la storia, per favore metti like, iscriviti e condividi.